Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Okitask, granulato, polveri orali, Dompe Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Okitask, granulato, polveri orali? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Okitask, granulato, polveri orali durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Okitask, granulato, polveri orali? Okitask, granulato, polveri orali è un farmaco a base del principio attivo chetoprofene sale di lisina, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda Dompe Farmaceutici SpA. Okitask, granulato, polveri orali può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Okitask 40 mg granulato OS 10 bustine. Okitask 40 mg granulato OS 20 bustine. Okitask 40 mg granulato OS 30 bustine. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Dompe Farmaceutici SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: chetoprofene sale di lisina. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: granulato. Indicazioni: dolori di diversa origine e natura, ed in particolare mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori muscolari e osteoarticolari. Posologia: adulti e maggiori di 15 anni. La dose raccomandata è 40 mg, corrispondente a 1 bustina, in dose singola, o ripetuta 2-3 volte al giorno, nelle forme dolorose di maggiore intensità. Non superare le dosi raccomandate. Popolazioni particolari. Anziani. La posologia deve essere attentamente stabilita prendendo in considerazione un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Pazienti con insufficienza epatica o renale. Si raccomanda una terapia al dosaggio minimo giornaliero e un attento monitoraggio, vedere paragrafo 4.4. In caso di insufficienza renale si raccomanda di controllare il volume di diuresi e la funzionalità renale, vedere paragrafo 4.4. Okitask 40 mg granulato non deve essere utilizzato in pazienti con severe disfunzioni epatiche o renali, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Okitask 40 mg granulato nei bambini non sono state ancora stabilite. Modo di somministrazione. Il contenuto della bustina può essere posto direttamente sulla lingua. Si dissolve con la saliva. Questo ne consente l'impiego senza acqua. È preferibile assumere il prodotto a stomaco pieno. Durata di trattamento. La durata della terapia dovrà essere limitata al superamento dell'episodio doloroso. La dose efficace più bassa deve essere usata per il periodo più breve necessario ad alleviare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni. Okitask 40 mg granulato non deve essere somministrato nei seguenti casi: ipersensibilità al principio attivo, ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, ad uno qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Asma, broncospasmo, rinite acuta, orticaria, eruzioni cutanee, polipi nasali, edema angioneurotico o altre reazioni di tipo allergico causati da chetoprofene o da medicinali con analogo meccanismo d'azione, per esempio acido acetilsalicilico, altri FANS inibitori selettivi della cicloossigenasi 2, vedere paragrafo 4.8. Asma bronchiale pregressa. Grave insufficienza cardiaca. Gastrite. Ulcera peptica / emorragia attiva o storia di emorragia / ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o emorragia. Precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione o dispepsia cronica.
storia di sanguinamento gastrointestinale o perforazione conseguente a pregressa terapia con FANS, morbo di cronocolite ulcerosa, grave insufficienza epatica, cirrosi epatica, epatiti gravi, grave insufficienza renale, leucopenia e piastrinopenia, diatesi emorragica ed altri disturbi della coagulazione, disordini emostatici, utilizzo di un dosaggio elevato di diuretici, terzo trimestre di gravidanza, minori di 15 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose efficace più bassa per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Associazioni non raccomandate. Altri FANS, compresi gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 2 e alte dosi di salicilati, 3G/DE. La somministrazione contemporanea di diversi FANS può aumentare vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Okitesc, granulato, polveri orali. insieme ad altri farmaci come Coumadin, Sintrom, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Okitask, granulato, polveri orali durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Okitask, granulato, polveri orali durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. L'uso del chetoprofene durante il primo e secondo trimestre di gravidanza deve essere evitato. La somministrazione di chetoprofene deve essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In seguito alla somministrazione di chetoprofene possono insorgere sonnolenza, vertigini o convulsioni e disturbi visivi. Si raccomanda di evitare di guidare, di usare macchinari o di svolgere attività che richiedano particolare vigilanza. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi più comunemente osservati sono di natura gastrointestinale. Classificazione delle frequenze attese. Molto comune, 1/10, comune, da 1/100 ad 1/10, non comune, da 1/1000 ad 1/100, raro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati riportati casi di sovradosaggio con dosi fino a 2,5 g di chetoprofene. Nella maggior parte dei casi, i sintomi osservati sono stati limitati a letargia, confusione, perdita di coscienza, sonnolenza, cefalea, vertigini, capogiri, nausea, vomito, dolore epigastrico, dolore addominale e diarrea. In caso di grave sovradosaggio, si possono verificare anche emorragia gastrointestinale, ipotensione, depressione respiratoria e cianosi. In tal caso il paziente deve essere immediatamente trasferito in un centro ospedaliero specializzato per iniziare il trattamento sintomatico. Non esistono antidoti specifici in caso di sovradosaggio di chetoprofene. In caso di sospetto sovradosaggio massivo si raccomanda una lavanda gastrica e si consiglia di istituire un trattamento sintomatico e di supporto per compensare la disidratazione, monitorare l'escrezione urinaria e correggere l'acidosi, se presente. In casi di insufficienza renale, l'emodialisi può essere utile per rimuovere il farmaco in circolo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei derivati dell'acido propionico. Codice ATC. M01AE03. Chetoprofene sale di lisina è più solubile del chetoprofene acido. Il meccanismo d'azione dei FANS è correlato. Proprietà farmacocinetiche. Il chetoprofene sale di lisina viene rapidamente e completamente assorbito. Le concentrazioni massime plasmatiche di chetoprofene vengono raggiunte dopo 20 minuti dalla somministrazione. L'emivita plasmatica è approssimativamente di 1,5 ora.
Dati preclinici di sicurezza. La DL50 di chetoprofene sale di lisina nel ratto e nel topo per via orale è risultata rispettivamente di 102 e 444 mg/kg, pari a 30-120 volte la dose attiva. Elenco degli eccipienti: povidone, silice colloidale, idrossipropilmetilcellulosa, eudragite EPO, sodio dodecilsolfato, acido stearico, magnesio stearato, aspartame, mannitolo, xilitolo, talco, aroma lime, aroma limone, aroma frescofort. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Okitask, granulato, polveri orali a base di chetoprofene sale di lisina sono Okitask, compresse rivestite. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.